Ciao a tutti! Oggi vi voglio parlare dei fiori australiani. Qualche video fa vi ho parlato dei fiori di Bach. Oggi vi parlo dei fiori australiani. I fiori australiani sono dei fiori che sono stati scoperti da Ian White in alcune parti dell'Australia. Questi fiori ha visto che curano a livello emotivo psicosomatico quindi delle emozioni e degli aspetti psicosomatici negativi che tutti abbiamo. Tutti. A differenza dei fiori di Bach, vi dico le due differenze principali e come vengono fatti. Allora, a differenza dei fiori di Bach, i fiori di Bach innanzitutto, come vi avevo già detto, sono stati scoperti da Edward Bach alla fine del 1800 e l'inizio del 1900, mentre i fiori australiani sono più recenti. Sono stati scoperti appunto negli anni 80 e vengono e crescono in determinate aree dell'Australia. Inoltre sono 69, mentre i fiori di Bach sono 38 e a differenza per esempio del fiori di Bach, i fiori australiani, mentre i fiori di Bach, come ho già detto, comunque devono essere assunti 4 volte al giorno per 4 gocce sotto la lingua, i fiori australiani invece devono essere assunti 2 volte al giorno, sempre sotto la lingua, 7 gocce, ovvero quello che caratterizza i fiori australiani è il numero 7, quindi 7 gocce per un ciclo di almeno 21 giorni. Nella stessa boccetta, quindi tipo una boccetta così, vengono messi in boccette così scure, devono essere protetti dalla luce solare e vengono messi in soluzione idroalcolica e presi e assunti per almeno 21 giorni 7 gocce. Possono essere messi insieme fino a 7 fiori contemporaneamente. Ovviamente io ne consiglio 2 o 3, 4, ma non di più, perché va meglio vanno ad agire meglio nel problema che abbiamo. E allora ci sono dei fiori, come vengono preparati? Questi fiori vengono messi alla mattina in acqua di sorgente alla luce del sole per qualche ora, dopodiché le loro essenze vengono quindi portate all'acqua, l'acqua li immagazzina e viene poi fatto la soluzione idroalcolica. Ci sono dei fiori invece che vengono messi alla luce lunare, dipende comunque. Controindicazioni non ce ne sono, nel senso che allora, prima cosa, io ho fatto i fiori australiani, ho fatto questo PDF, questo me lo sono stampato e invece per chi vuole glielo passo, è un PDF con tutti i fiori e tutte le caratteristiche. Mi scrivete via mail, perché lo mando via mail. E se per caso dico, ok, leggendo le caratteristiche, ve ne dico una così potete ben capire. Allora, Silver Princess, innanzitutto c'è anche il nome, Eucalyptus cesia, sensazione di non avere uno scopo nella vita, scoraggiamento, perdita della direzione. Il fiore aiuta a ritrovare la direzione che si vuole dare alla propria vita e il suo scopo, rinnovata motivazione e consapevolezza. Quindi questo PDF c'ha una descrizione generica del fiore della pianta, dopodiché c'ha lo stato emotivo e la cura. Leggendo possiamo averne anche 10, 12 che ci risuonano, mentre leggiamo ci risuona e ci dice io sono così, in effetti io mi sento così, cos'ha. Sceglietene fino a 4, non di più. Dopodiché li trovate in erboristeria, li trovate nelle farmacie specializzate che possono combinarli. Ci sono anche i fiori già pronti, cioè ci sono le boccette che hanno determinati fiori già dentro, però io consiglio sempre i singoli con i vostri stati emotivi e psicologici.
Se per caso vi sembra che risuonino dei fiori ma che non vadano a curare, nel senso che non vi sentite meglio, potete avere anche con i fiori australiani potete avere un peggioramento del sintomo, vuol dire che sta andando ad agire, il fiore sta andando ad agire per poi portarvi alla guarigione. Se per caso non sentite un miglioramento è perché il fiore non è giusto per voi in quel momento lì, ma questo non porta a nessuna controindicazione. I fiori australiani, inoltre, fondamentale non solo per noi, non sono fondamentali solo per noi, sono fondamentali anche per i nostri animali. Perché magari ci può essere l'animale che ha bisogno di calma, un animale che diventa aggressivo, un animale che soffre di depressione, un animale che soffre di iperattività. Questi qua possono essere curati dando semplicemente i fiori australiani o i fiori di Bach. Sono fondamentali, sono fiori, non hanno nessuna controindicazione per i nostri animali. Mal che vada non gli fa niente. Allora andrete nel momento in cui con il ciclo di 21 giorni per i fiori australiani, 7 gocce anche per i nostri amici animali, o sotto la lingua se riuscite a dargliela, o nelle crocchette, oppure nell'umido, o nell'acqua, vedete e constatate, non fanno nulla, possono solo fare bene ai vostri animali. Io con questo vi saluto, spero che i fiori australiani, questo video sui fiori australiani vi sia stato d'aiuto. Io li uso tantissimo e li consiglio perché fanno miracoli. Io non ci credevo quando anni fa me l'avevano consigliati, da quella volta quando ho un periodo down, ho un periodo di sconforto, ho un periodo comunque psicologicamente anche non giusto, ma non è solo con lo scoraggiamento, non è solo con quando sei triste, ci sono anche per esempio dei fiori che per esempio hai delle situazioni in cui ti senti in trappola, sei come in una tela di ragno, oddio non riesco a guardare e a vedere oltre, riescono a mettervi lucidità, oppure non riuscite più a sentire il fanciullino che c'è in voi, all'aspetto giocoso che c'è in voi, e noi abbiamo bisogno anche di questo, abbiamo bisogno di leggerezza e di giocare. Quindi questi fiori aiutano, guariscono l'anima. E se per caso avete qualsiasi domanda, io sono qui per voi e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!